conosciuto Steve Jobs, ho incontrato Bill Gates, la compagnia è andata molto bene, siamo andati pubblici, lo stock è schizzato, è diventata Cadence. È più grande della più grande compagnia italiana. Nvidia, Amazon, Tesla, Microsoft ci comprano un sacco di tools perché sono diventati grossissimi. Sei il ricercatore più citato in Italia. Italiano, non in Italia. Ancora meglio, direi. E da lì il resto è storia. Lui è Alberto San Giovanni Vincentelli, un italiano senza il quale forse la Silicon Valley non sarebbe mai esistita. Infatti è famoso negli Stati Uniti, ma meno famoso in Italia. Nella sua vita ha fatto un sacco di cose, tra cui fondare 2 aziende che ad oggi valgono rispettivamente decine di miliardi di dollari, sommate più di 140 miliardi. E tutto ciò lo ha fatto tenendo attiva la sua posizione da professore a Berkeley. Io ho incontrato Alberto durante il mio ultimo giro in Silicon Valley e a pochi giorni di distanza ho intervistato sia Vincentelli che Fagin. Se Fagin è l'inventore del microprocessore, quello che in gergo chiamiamo chip del computer, Vincentelli è quello che ha permesso di produrlo in maniera industriale. Una volta i chip venivano progettati a mano come se fossero dei progetti di architettura e per ogni chip c'erano poche centinaia di transistor. Negli anni il numero di transistor è aumentato sempre di più, arrivando a decine di miliardi per chip, anche centinaia. Potete immaginare quindi che progettare oggi a mano un chip è impossibile. Ecco, quello che ha fatto Vincentelli è stato rendere possibile l'automatizzazione della progettazione elettronica tramite algoritmi. E le 2 aziende che ha fondato, Cadence Design e Synopsys, sono ancora leader del settore. Per questa intervista devo ringraziare ISNAF. Non è uno sponsor, ma è la fondazione degli scienziati italiani negli Stati Uniti, di cui Alberto fa parte e che offre un sacco di opportunità agli studenti italiani per fare esperienze nelle università americane. Tramite ISNAF sono riuscito a connettermi con Vincentelli e altri grandi italiani come Pierluigi Zappacosta, il fondatore di Logitech, e Alberto Salleo, professore a Stanford. Con entrambi usciranno dei video dedicati. Bene, detto ciò, una sera sono uscito a intervistare Alberto Vincentelli e come al solito sono partito dalle origini. Alberto nasce nel 1947 a Milano. Raccontami proprio gli studi, cosa volevi fare. Io ho fatto il classico, quindi sono uno di quelli di vecchia scuola che hanno fatto il classico e poi sono andati in ingegneria. All'epoca, 1966, al Politecnico, i migliori erano quelli che venivano dal classico. Certo, gli studiosi andavano al classico. Al classico e non allo scientifico, invece adesso è più bilanciato. Sono andato al liceo Manzoni, avrei voluto fare fisica o filosofia, però anche lì gli studiosi, quelli che avevano buoni voti, buoni risultati, avevano poca scelta a Milano, Politecnico oppure Politecnico. Se poi non riuscivi al Politecnico andavi al Bocconi. Adesso magari non è più così. Quindi Alberto, pur di andare al Poli, fa ingegneria, anche se in realtà non era la sua prima scelta. Io nel mio immaginario era gente col regolo e con le mani sporche di grassi. Poi la mia idea era quella di scegliere la nucleare, però poi ho visto che la nucleare era parecchio con le mani sporche. Ho osservato che l'elettronica invece no, e quindi ho deciso dopo il biennio di cambiare da nucleare a elettronica. Alberto descrive gli studi al Politecnico come piuttosto impegnativi, soprattutto il biennio, fortemente incentrato sulle conoscenze di base. Queste fondamenta infatti sono essenziali per potersi adattare a un mondo in continua evoluzione. Infatti oggi specializzarsi esclusivamente in un solo linguaggio o tecnologia può diventare un rischio. Dovevi farti un mazzo così sulle cose di base, però se hai una base molto forte in matematica, fisica eccetera, cambia la tecnologia, ti leggi un altro po' di libri e ci arrivi. Poi siccome la mia idea era stata quella o di fare il dirigente di qualche impresa oppure fare il professore universitario, che mi interessava perché mi affascinava il fatto di continuare a studiare. L'elettronica ti piaceva? Proprio no. L'elettronica, diciamo, gli elettroni, i transistor, quelle storie lì la capivo e va bene, però proprio piacermi no. A me piaceva la ricerca operativa, i controlli automatici, tutta roba che si basava sulla matematica, quindi un livello di astrazione più elevato. Insomma, non sporcarsi le mani di grasso come diceva, ma concentrarsi su algoritmi e matematica. Infatti sarà proprio poi quello su cui farà ricerca, modelli matematici applicati all'elettronica, continuando appunto a fare ricerca dopo la laurea. Fortuna mia, ma dopo 3 anni esatti ho preso il posto di professore incaricato, che è praticamente il professore associato di oggi. Ma la cosa interessante è che quando ero studente al 4º anno, il professore con cui facevo la tesi ha visto qualcosa e mi ha detto: ma perché non provi a fare le esercitazioni da adesso? Quindi ha chiesto la dispensa e io ho cominciato a insegnare quando ero al 4º anno, che mi è servito molto perché all'inizio penso di essere stato proprio un cane a insegnare, poi sono migliorato. Quando diventi professore, quanti anni hai? 26. Quindi
Molto presto per gli standard. Molto presto. All'epoca c'erano i baroni, nel mio dipartimento c'erano 100 persone ma 3 ordinari solo, ma erano baroni con la B maiuscola, quindi gestivano il potere tra virgolette in modo illuminato. Sempre baroni erano, cioè democrazia poca. E questi baroni notano Alberto e decidono di dargli una cattedra. Senti, tu sei in fase di accelerazione, quindi noi pensiamo che al prossimo giro di cattedre ti proponiamo, dico Cribbio. Nel prossimo giro avrei avuto 29 anni, 30, ordinario 30 anni, insomma, non era una cosa per i deboli di cuore. Però dice vai in America a vedere un po' come funziona la ricerca. Ho detto sì, ma io ho un corso da insegnare. Dice non ti preoccupare, un sostituto lo troviamo. Tu vai, dove vuoi andare? Allora, il mio settore, il posto migliore di gran lunga era Berkeley. Questo è il 1975, quindi 28 anni. Vengo con moglie e bambino di 1 anno. Mia moglie non parlava l'inglese. E hai dovuto fare una richiesta? Sì, ho preso una borsa del CNR più una borsa svedese per i giovani promettenti europei. E poi anche ho vinto una Fulbright, che però non ho preso perché loro volevano mandarmi in università. Diversa. Sì, diversa, perché quelli della Fulbright decidono dove vai. Così nel 1975 Alberto scopre Berkeley, un mondo completamente diverso dalle università italiane. Quello che era molto diverso era l'ambiente. Nel dipartimento c'erano i massimi, ma proprio stellari in diversi settori, no? Ti trovi a contatto con i mostri sacri dell'ingegneria elettronica o i computer science. Tu vedi quelli su cui hai studiato i libri sopra, li guardi e dici mamma mia, non ce la farò mai a essere così. Però intanto ci parli e se non sei timido. Sono riuscito a scrivere un paio di articoli con professori qua e sono piaciuti parecchio. Quindi alla fine dei miei 6 mesi, quando ero tutto contento di tornare a Milano, mi hanno detto ma perché non ti fermi un altro anno? Ho detto no, non mi lasceranno mai. Cosa hanno combinato questi? Senza dirmi niente, ho preso carta, matita e penna e hanno scritto i famosi baroni del Poli. E hanno detto senti un po', Alberto ci dice che voi non lo lasciate tornare, in realtà ero io, però ci voleva tornare. Per cui cosa possiamo fare? I pinguinacci del Politecnico hanno detto no, non dovete fare niente. Beh, io torno a Milano, arrivo alla sede del dipartimento e trovo il direttore del dipartimento sulla porta e mi dice ah, San Giovanni, che bello sei tornato, ti è piaciuto? Dico sì, abbastanza. Ma sono contento di essere tornato indietro. A proposito, abbiamo concesso il permesso. Io dico permesso di cosa? Di tornare. Come di tornare? E va bene, e quindi ritorno indietro, però il mio inglese era l'inglese del liceo classico, quindi mi facevo capire, ma insomma insegnare era duro. Quindi io mi sono fatto scuole serali a Milano in inglese, ma arrivato qua dovevo insegnare 5 corsi, mica uno, tutti diversi, di cui 2 undergraduate e 3 graduate. Nota che all'epoca in Italia non c'era mica il dottorato di ricerca, quindi io avrei dovuto insegnare a gente che ne sapeva più di me. E va bene, abbiamoci di santa pazienza, studiamoci le cose. Arrivo il primo giorno alla lezione graduate class, doveva cominciare alle 9, vado alle 9, nessuno in aula, dico vai, che disastro, non viene nessuno. Poi pian piano ho cominciato ad arrivare la gente, perché c'erano i famosi 10 minuti, no? Berkeley Time. Berkeley Time. Per chi non avesse visto il video che ho fatto a Berkeley vi spiego. Essendo grande il campus, negli anni è diventato consueto calcolare 10 minuti di ritardo per arrivare alle lezioni. Questa cosa si chiama Berkeley Time. E io ero seduto sul banco e arrivano altri studenti, si mettevano seduti e un paio si sono messi seduti vicino a me e non mi fanno ma io non so se prendo questo corso perché questo professore strano, questo cognome così lungo, chissà da dove viene, dal Messico e così, e dice ma tu cosa farai? Dico Sono il professore. no, non gliel'ho detto. Non gliel'ho detto? No, perché mi vergognavo troppo. Poi questi erano la mia età. A un certo punto, 9-10, mi alzo e dico salve, sono Alberto San Giovanni Vincentelli. Questi 2 sono diventati pallidi come dei cenci e poi però ci siamo fatti tante di quelle risate dopo. E io uscivo mica con i miei colleghi, erano tutti molto più vecchi di me, io uscivo con i gradi. È cominciata così. Io credevo di aver fatto un disastro cosmico il primo quarter, ma sai che qui si danno i voti ai professori, no? Sì. Tenendo gli occhi chiusi sono andato a vedere La tua pagella. la mia pagella. Però a questi studenti è piaciuto quello che facevo io. Carina la cosa. E così Alberto continua a insegnare come visiting professor a Berkeley. Quell'anno però si apre una posizione come assistant professor, cioè il primo step per diventare professore di ruolo, cioè tenure, in un'università americana. Dice guarda si è aperto un posto in sistemi e dice perché non ti applichi? Ho detto no, non ci penso neanche, voglio tornare a Milano. Perché? Dice
no, ma ci fai un favore. Questo era uno dei grandi professori di cui sopra, si chiama Charlie Disaway. Nel tuo settore ci serve che ci siano più applicanti, quindi negli altri 2 settori ce n'era, nel campo mio un pochino meno. Dico sì, ma no, dice no, ti preoccupare, applicati comunque. Io mi applico, sicuro come loro che non avrei mai vinto, anche perché c'erano 100 applicanti, tutti gli altri erano dottorati da Harvard, MIT, Stanford. Immagini si pigliano tra i candidati, diciamo così, ci sono i candidati migliori che vengono selezionati, sono in genere tra i 5 e i 6. C'è una finale. C'è una finale, quindi arrivano questi 5, fanno le loro presentazioni, tutta roba stratosferica. Dico, mazzano come sono bravi questi. A me niente, non mi fanno fare né il seminario né mi fanno l'intervista. Ok, benissimo, tutto contento. Poi a un certo punto, a maggio, arriva di notte alle 11, arriva la telefonata del chairman del dipartimento, fa: ti abbiamo selezionato. Io? E dico, come? Ma avete detto che era tutta una manfrina, eccetera. No, è serio, è vero, hai vinto tu. E dico, scusa, ma non me l'avete fatto un'intervista? Dice, sì, ma tu sei qui da un anno, noi ti conosciamo come le nostre cazze, quindi per noi tu sei quello che ci vuole. Mamma mia. Alberto, sebbene giovanissimo, era già professore di ruolo al Politecnico, per cui aver ottenuto la cattedra anche a Berkeley lo ha messo di fronte ad una scelta. Inoltre, lui in Italia era già di ruolo, mentre a Berkeley doveva fare ancora tutto il percorso, il tenure track. Comunque attenzione, assistant professor vuol dire che è un professore normale, non che un assistente a qualche altro professore. È un falso amico. Telefono sempre ai miei amici in Italia, dico, sentite, mi hanno offerto sta roba, che faccio? Ma stai su a pensarci? Ma senz'altro. Dico, sì, vabbè, ma se mi va male non ti preoccupare, ci pensiamo noi. Però c'è sempre il famoso complesso del falso sé. Questi chissà cosa hanno visto, io sono cretino, non se ne sono accorti. Certo. Adesso se ne accorgeranno, che disastro, che è una cosa molto comune. L'impostor syndrome. È impostor syndrome. Speriamo in Gesù bambino, ma io ho una paura nera, perché non mi sentivo all'altezza di tutti questi qua. Sei on your own e pedala, e non c'erano neanche programmi di mentorship. Però insomma, è andata bene, mi sono tirato su, ho scritto un po' di altre cose. A un certo punto mi invitano all'IBM, TJ Watson Research Center, nell'80, che all'epoca era un centro di ricerca privato più importante del mondo. Hanno preso un po' di premi Nobel, hanno inventato tutto quello che c'era da inventare nel giro dei calcolatori. Così, a 33 anni, Vincentelli entra nel Dipartimento di Matematica del centro di ricerca dell'IBM. IBM è una delle aziende tech più antiche al mondo e dal suo centro di ricerca sono nate invenzioni rivoluzionarie come l'hard disk, il floppy disk e il linguaggio SQL. Entrare in IBM quindi è stato un passaggio fondamentale per Vincentelli. E tu devi chiedere un leave of absence, si chiama industrial leave, e sono andato. Nel frattempo mi hanno promosso, mi hanno fatto associate professor. Quanto tempo ti sei fatto da assistant prima che ti chiamasse l'IBM? 1980, quindi 3 anni. E questi 3 anni ti sei divertito? No, era molto molto difficile, però insomma fare ricerca con le persone che c'avevo in giro. Poi ho cominciato a prendermi i primi studenti, erano molto bravi e mi porto dietro 2 dei miei studenti. Lì ho cominciato a lavorare su altri temi, in simulazione, proprio a questo punto, i circuiti elettronici, e quindi modelli matematici dei circuiti elettronici. Poi mi sono interessato a problemi di layout, cioè come metti giù i transistor sul planar. E al tempo a manina vedevano A manina, tutto a manina, sì sì. E all'epoca poi c'era uno dell'Artimento di Fisica, Dan Kirkpatrick, che aveva proposto di usare come metodi di mettere i famosi transistor il simulated annealing. Annealing è un processo fisico in cui tu passi da un liquido al cristallo. Quell'operazione si chiama annealing. Per esempio anche il diamante è il processo di annealing venuto bene, perché se viene bene questo liquido si tramuta in cristalli. Come fai a studiare il processo di andare da un liquido, quindi alta temperatura a bassa temperatura, cristallo, in modo tale che il cristallo si formi? Ma il cristallo che forma è quella di minima energia. Tu devi passare da uno stato caotico a uno stato di minima energia. il più ordinato. Il più ordinato, quindi il minimo dell'energia. Aspettate, ma che c'entrano i diamanti? Ok, questo è proprio il punto di cui vi parlavo. Un tempo i chip venivano progettati a mano, ma velocemente sono aumentati il numero di transistor da poche centinaia a miliardi, e quindi servivano algoritmi automatici per posizionarli in maniera efficiente sul chip. E proprio come la struttura del diamante è ordinata e ottimizzata, anche in un chip i transistor devono essere disposti il più vicino possibile e con un ordine preciso. Quindi studiare quel processo fisico di annealing e capire come tradurlo in un algoritmo poteva essere la chiave per l'ottimizzazione dei chip. Quando metti giù i transistor, eccetera, devi minimizzare una funzione costo, minimizzare la lunghezza delle connessioni, le distanze, perché più lungo è, più tempo ci metti, più il chip va a costo. Per capirci, ora che in un chip
ci sono miliardi di transistor, la precisione con cui vengono progettati è a livello nanometrico, ovvero 1/1000 di metro. Io quando ho cominciato lì al nostro dipartimento nel 77, chip più grossi avevano 100 transistor forse, adesso invece c'è più l'ultimo di Nvidia sono 208 miliardi di transistor. Complessità è andata su. Grazie ai suoi studi, Vincentelli si fa notare anche nel centro di ricerca dell'IBM, il quale gli propone di lasciare Berkeley per lavorare con loro. Arriva il direttore del Dipartimento di Matematica, che era il famoso Sam Vinograd, quello che ha inventato la fast Fourier transform. Dice: ma Alberto, perché ritorni a Berkeley? Perché non stai qua? Ti triplichiamo lo stipendio. Ho detto: però francamente il fatto di fare solo ricerca senza insegnare a me. Ti piaceva insegnare? Sì, perché nel frattempo ho vinto poi il Premio Distinguished Teaching Award, che è il massimo che tu puoi prendere a Berkeley, e quindi ho detto: ma ringrazio, ma no. Una volta tornato, io non l'ho detto che mi avevano chiesto, perché tanto sono tornato, ma la voce è girata e quindi arrivano i professori di Berkeley, dice: ah Alberto, abbiamo sentito che hai avuto grosso successo e sappiamo anche che ti hanno fatto un'offerta. Dico: come? Come sapere? Abbiamo le nostre spie. Tu non penserai mica di andare? No, abbiamo pensato che ti vorremmo proporre per fare il full professor. Quindi io sono passato in 4 anni e mezzo da assistant professor a full professor, e allora ho cominciato a avere offerte da Stanford, MIT e compagni. Dice: ma perché non vieni da noi? E però insomma uno a Berkeley ci lascia un po' il cuore, perché è un posto un po' unico, è molto diverso dalle università private, c'è proprio anche un'attenzione al sociale che non c'è da nessun'altra parte. Intanto continuano i miei studenti a sviluppare questi algoritmi, fare dei codici che pian piano cominciano a essere usati in industria. Come dicevamo, questi algoritmi forniscono le istruzioni per creare quella che in un certo senso è la mappa del chip. I transistor sono così piccoli che non vengono assemblati da umani uno a uno, ma si formano attraverso processi chimici e fisici. Sul chip i transistor vengono impressi tramite maschere estremamente dettagliate a livello nanometrico, attraverso le quali passano dei raggi ultravioletti, in un processo chiamato litografia ottica. Devi usare le maschere, proietti la luce su queste maschere, ci metti sopra un layer che si chiama photoresist, che con la luce alcune parti rimangono e altre vengono via. E gli algoritmi del team di Vincentelli servono proprio a progettare queste maschere. Quello che noi facciamo, per esempio il layout automatico, eccetera, il disegno del circuito tradotto in queste maschere che poi vengono fatte, vengono usate per fare il chip. E poi c'erano altri passi di questo processo. Per riuscire a fare un chip che funzioni deve avere delle regole. Se tu metti per esempio 2 fili troppo vicini, poi si formano i bridge. Allora tu devi fare in modo di riuscire a guardare le maschere e vedere se tutte queste regole erano rispettate, e questo è tutto fatto matematicamente. Ed è in questi primi anni '80 che Vincentelli inizia a farsi un nome nella Silicon Valley. Nell'83 infatti poi mi trovo alla porta l'architetto del 386, Pat Gelsinger, che poi è diventato CEO di Intel, con il direttore di Intel su tutti i microprocessori. Che volete da me? Dice: guarda, noi stiamo facendo un programma di produzione molto avanzato, cioè stiamo progettando un chip che si chiama 386, un microprocessore che però non è mai stato tentato prima perché il numero di transistor era molto elevato e noi dobbiamo uscire fuori con un nuovo chip ogni 2 anni. E non ci riusciremo mai a fare in 2 anni questa cosa qua se non usiamo qualcosa di estroso, tipo quelle cose che fai tu. Perché poi noi a Berkeley facciamo questi codici e li diamo per gratis a tutti. Open domain, tutto. Questa è la nostra filosofia di Berkeley. La cosa più importante era distribuire le idee, no? Perché poi tu vivi di fama. Allora mi hanno dato un grant grosso e poi hanno preso 20 persone da Israele e hanno formato il nucleo di quello che poi hanno chiamato Design Technology. E insomma è andato bene anche quello. Poi dico: va bene, adesso pubblichiamo. Dice: no, è strategico. Dico: in che senso è strategico? Insomma, tira e molla. Tutta all'improvviso in una di queste conferenze esce fuori la Motorola, che all'epoca faceva i semiconduttori anche loro. I microprocessori che erano il Macintosh venivano dalla Motorola e hanno detto: abbiamo usato il software di Berkeley. Tutta all'improvviso Intel ha detto: Noi prima. Sì, allora hanno pubblicato l'ira di Dio, non solo, ma hanno fatto venire una troupe di television, hanno fatto interviste tipo questa qua, con me, il capo del progetto e il capo architetto, Pat Gelsinger, e poi l'hanno distribuito a tutte le università del mondo. Sei diventato famoso in quell'occasione. È cominciato a diventare, perché poi nell'83 c'erano tutte queste compagnie che dicono: noi usiamo la vostra roba di Berkeley, quindi ragazzi mettetevi insieme e fate una compagnia. Non avevi tanto l'animo da imprenditore al tempo?
tempo. No, non sapevo neanche cosa fosse. Però spingi tu che spingo anch'io, a un certo punto abbiamo formato Cadence, che però all'epoca si chiamava SDA. E questa SDA ha preso soldi dalle imprese che spingevano, quindi ci sono state 4 compagnie, c'era National Semiconductor, c'era General Electric Semiconductor, Harris Semiconductor ed Ericsson. E insieme, per far nascere SDA, ora Cadence, la prima azienda fondata da Alberto, hanno messo 1,5 milioni a testa, arrivando a 6 milioni totali. del tempo, 6 milioni, non pochi, e in più venture capitalist ci hanno messo un altro paio di milioni. Tu che ruolo hai assunto? E noi abbiamo scritto il business plan, tutto quello che bisognava fare, abbiamo dato l'anima tecnica, no, dei prodotti. E un giorno alla settimana andavamo, che era concesso, andavamo a lavorare in azienda. E poi ero il chairman del Technology Advisory Board. Perché tu hai detto facciamo la società, entro, ma continuo a fare professore. Sì, certo. Però avevi quote nella società. Sì, socio fondatore, infatti avevamo quello che si chiamava il founder stock, però sia io che il mio collega avevamo 2% ciascuno, che non è moltissimo, perché di solito i fondatori si beccano ben di più, Steve Jobs, Bezos e compagnia, certo. Ma allora avevano lasciato tutto quello che facevano prima, sono andato al 100% dentro, noi invece rimani dall'università, insomma non puoi fare 2 cose insieme. Quindi, pur di fare il professore, ha lasciato un sacco di soldi sul piatto. Si è tenuto il 2% aiutando l'azienda solo sul lato tecnico come consulente. La società è partita quindi con delle ottime premesse, ma non è andata benissimo da subito. Sono stati un po' di problemi di management qua e là, sotto sopra, insomma, a un certo punto, nonostante avessimo tutti sti soldi, dopo 2 o 3 anni, eravamo sull'orlo della bancarotta, che anche qui ho imparato dal fatto che siamo stati proprio al limite. E tu ci lavoravi un giorno a settimana? Sì. Quindi proprio non ti piaceva lavorare in azienda? Volevi... No, a me piaceva, ecco, è perché dovevo fare anche il mio mestiere. E non hai mai pensato mollo la carriera da... No, che quella era la mia missione. A quel punto lì io ho preso un leave of absence e ho cominciato ad andare in giro con 2 persone, il capo del marketing e il capo della R&D. Ci è venuta l'idea di vendere partnership, dateci 5 milioni e potete usare tutto quello che facciamo noi, perché noi facciamo i prodotti, ma loro potevano entrare sul nostro database, che era un database molto avanzato per l'epoca, che consentiva di mettere insieme i tool che facevamo noi, ma anche i tool che facevano loro e che usavano loro. Quindi era più una licenza. In un certo senso una licenza, ma partnership perché non era proprio così banale mettere il loro tool sopra, e quindi con la partnership si lavorava insieme per fare sta roba. Questo è anche cambiato il CEO, ci abbiamo messo uno dei 3 capo del marketing che si chiama Joe Costello, che è alto 2 metri, quindi era molto imposi, bravissimo, aveva un carisma micidiale. La compagnia è andata molto bene, siamo andati pubblici, però dovevamo andare pubblici nel 1987 in un giorno particolare, che era il Black Friday, il maggior down mai registrato. Ma non era perché l'economia andava male, era perché si è sviluppata quello che si chiama triple witching hour, cioè sono 3 condizioni che hanno fatto sì che all'epoca si cominciava a fare il trading con i calcolatori. Quindi questi 3 indicatori hanno fatto sì che tutto quanto venisse venduto, e che è una roba assurda, perché l'economia andava bene, ma il mercato, il stock market va giù molto pericolosamente, e quindi noi abbiamo dovuto ritirare l'IPO. Avete aspettato quindi? Per forza, però sempre con Joe Costello, lui e io ci siamo messi nella stanza a dire un attimo, noi abbiamo fatto tutto sto lavoro, perché è un lavoro per andare pubblici, devi preparare la compagnia in modo tale che poi gli investitori ti danno i soldi, no? Se no, com'è che possiamo andare pubblici senza dover passare tramite i forconi? E quindi abbiamo fatto una reverse merging, quindi abbiamo preso una compagnia che era già pubblica. Ah, certo. E allora lo stock è schizzato, è diventata Cadence, e da lì il resto è storia. Nell'87 quindi Cadence nasce dalla fusione di SDA, come dicevamo cofondata nell'83 da Alberto, e di ECAD, che era un'azienda che faceva quasi la stessa cosa di SDA. Si era giusto quotata un mese prima ed era nata sempre a partire dagli studi che faceva Alberto a Berkeley. Da quel giorno l'azienda in borsa è gradualmente salita, con alti e bassi, ed essendo uno dei primi step nella filiera dei chip, in questi ultimi anni con il trend delle AI, il valore azionario è salito a quasi $100 miliardi. È più grande della più grande compagnia italiana. Che borsa era? Siamo partiti dal Nasdaq e poi siamo andati dopo nel NYSE e poi siamo tornati nel Nasdaq. La cosa interessante è che poco prima di questa avventura di andare pubblici c'erano i miei studenti che avevano fatto quegli strumenti e algoritmi per impacchettare logicamente i circuiti, puramente manipolazioni di algebra booleana.
l'ho visto, l'hanno usato a Intel e hanno continuato a usare per anni e anni la roba nostra, e ho detto beh vabbè Cribbia, questo è il momento di fare anche quella cosa lì, perché SDA all'inizio faceva solo layout, simulazione del circuito a livello basso, a livello di transistor, di zero checking e basta, finito lì. E quindi siamo andati da SEO e gli abbiamo detto ma scusa, questo qui è una roba interessante, apriamo un prodotto che faccia sta roba. L'allora CEO dice ma non sono sicuro, è troppo matematico, tutto automatizzato così non ce lo compra nessuno. Abbiamo detto facciamo un'altra e lui ha detto sì, se volete. Vi siete persi? Facciamo un riassunto. Nell'83 nasce SDA, che si fonda e si quota in borsa nell'87 diventando Cadence. Cadence sviluppa algoritmi che servono a progettare i chip, occupandosi principalmente del layout, cioè di come sono fisicamente strutturati, seguendo le istruzioni del cliente. Dopodiché si occupa anche della verifica, cioè di assicurarsi che tutto funzioni correttamente. Layout e verifica sono i servizi con cui è nata SDA. Nel frattempo però alcuni studenti di Vincentelli si pongono la domanda: e se provassimo ad automatizzare anche il processo precedente, cioè la sintesi logica, quella fase in cui bisogna determinare come le proprietà fisiche del chip possono realizzare effettivamente ciò che è stato progettato a livello teorico? Cioè, prima di costruire un chip devi capire cosa devi fare. Diciamo che vuoi costruire una calcolatrice che sommi due numeri. La sintesi logica è come un ingegnere che scrive il piano di come deve funzionare il circuito. A quel punto non ti interessa come sarà costruito fisicamente, ma solo quali operazioni la macchina dovrà fare. Scrivi un programma che dice se ricevo 1 e 1 devo restituire 2 e così via. La sintesi logica prende questa descrizione e costruisce un diagramma logico che mostra come i vari componenti devono essere fisicamente collegati fra loro per ottenere il risultato desiderato, in questo caso sommare tutti i numeri. Ma siamo ancora nella fase concettuale. Ora che abbiamo il piano di cosa deve fare la calcolatrice, cioè la sintesi logica, dobbiamo costruirla fisicamente, ed è qua che entra in gioco il layout, cioè quella fase dove decidiamo dove mettere ogni componente, come transistor, sulla superficie dei chip. Il layout deve essere progettato in modo che il chip sia piccolo, veloce e rispetti le leggi fisiche, e ad assicurarsi di questo è la fase di verifica. Bene, abbiamo detto che Cadence si occupava di layout e verifica, ma nessuno aveva ancora automatizzato la sintesi logica tramite algoritmi. Vincentelli propone questa idea a Cadence, che però rifiuta. Così, insieme ai suoi studenti, fonda Optimal Solution, che oggi è conosciuta come Synopsys, specializzandosi proprio nella sintesi logica. Ed è partita Synopsys, che non si chiamava Synopsys, si chiamava OSI, Optimal Solution Inc., nome che non si poteva sentire, poi l'abbiamo cambiato dopo. Anche lì 2%, tutti e due, io e il mio collega. Nel farla vi siete portati dentro con gli studenti? Assolutamente sì, i miei due studenti che hanno poi stati gli artefici del design compiler, che è il prodotto principale di quell'altra compagnia. E il CEO, la parte operativa di questa nuova azienda? Anche quello è il caos, no? Perché anche lì trova il CEO, allora cerca, che ti ricerca, gira a destra, gira a manca, niente, non eravamo soddisfatti con nessuno. Poi arriva questo, che era uno che era CEO di un'altra compagnia, che si chiama Daisy System, si chiama Harvey Jones. Mi piace moltissimo quello che fate, voglio essere CEO, eccetera. Però questa compagnia Daisy era una compagnia così che poi è andata male, è stata acquisita da AT&T e poi è scomparsa, e quindi a noi non è che ci andasse così. E poi era un venditore, non era un tecnico. Nell'87 MIT vuole prendermi, io nell'87 vado a Boston con 10 dei miei studenti addirittura, no? Io sono andato come visiting professor, ok. ma poi mi hanno pagato un appartamento che era la fine del mondo, un penthouse sui Commons, proprio la zona più centrale di così si morì. Vado là e c'è questo signore Daisy System. Sei il salesman. Sì, è così detto. E lui abitava lì vicino, aveva una casa a Martha Vineyards, e quindi veniva tutti i giorni o quasi al mio ufficio all'MIT dicendo prendetemi. Allora appunto chiamo, ha detto sentite, questo qua ha fatto CEO in una compagnia che d'accordo non sarà la miglior compagnia del mondo, ma insomma ha questa voglia, oltretutto ha detto non pagatemi, prendo solo un po' di azioni. Era innamorato. E quindi dico forse, allora abbiamo fatto una riunione interna. Poi c'era l'altro fondatore, era Artegius, che era uno che faceva quelle cose che facevamo noi dentro nel gruppo di ricerca della General Electric, quindi eravamo noi tre lì. Anche lui dice ma sì, proviamo. Benissimo, abbiamo preso Harvey Jones, che era veramente bravo invece, proprio bravo. I miei studenti che sono andati a lavorare là, Quanti erano gli studenti? 3, e poi c'erano delle persone che questo Artegius aveva sotto di sé, altri 2. Dal secondo semestre è stata inattiva la compagnia. Non avete preso investimenti oltre a... Abbiamo preso degli investimenti quando era il cosiddetto mezzanine, no? Cioè mezzanine è quello che prendi per mettere
compagnia proprio al meglio possibile per quotarla, perché poi ci siamo quotati nel 91, Nasdaq 91. E questi erano complementari. Certo, le due aziende che hai fondato facevano due cose diverse ma complementari. Esatto. Certo, due cose complementari ma nello stesso mercato, quindi era inevitabile che prima o poi sarebbero diventati competitor e che Alberto si sarebbe ritrovato in una posizione difficile. Tutto inizia perché il linguaggio che Synopsys utilizzava per la sintesi apparteneva ad un'altra società con cui lavoravano, che si chiamava Gateway Automation. Messo a punto questo linguaggio che si chiama Verilog. Era proprio quello che ci voleva per fare la nostra operazione, partire da lì e tirare fuori le implementazioni. E quindi noi vendevamo insieme all'ottimizzazione anche questo, che in realtà era un indirect vendita, no? Perché questo prodotto era di un'altra compagnia. 1988 a Cadence gli viene in mente di comprare Gateway. Proprio in quel momento lì Gateway mi aveva chiesto di fare parte del consiglio di amministrazione, quindi ero in mezzo a un triangolo mostruoso In tutte e tre le aziende. quindi Alberto aveva un piede in tre scarpe, dove se Cadence avesse comprato Gateway avrebbe tranquillamente potuto buttare fuori dal mercato Synopsys, privandoli di un fornitore essenziale, per cui la soluzione più logica era fondersi, in modo da diventare un unico player forte nel chip design, una soluzione ideale per Alberto che aveva quote e posizioni nel board in entrambe le aziende. A quel momento abbiamo detto ma perché non ci fondiamo? Che sarebbe Che io ero per forza, perché cominci a discutere alla fara, non è andato bene perché è personalità, no? Quindi Harvey Jones, il CEO di Synopsys, voleva fare il CEO di tutto quanto, non si sono messi d'accordo, finito lì. Però noi abbiamo promesso come Cadence a Synopsys di lasciargli usare questo linguaggio. Sì, l'IP del linguaggio di Gateway. Quindi è stata comprata Gateway alla fine. Sì, certo, e come no. Quindi Cadence e Synopsys non si fondono, anzi Cadence compra Gateway, il fornitore di Synopsys, ma con l'accordo di permettere a Synopsys di continuare a utilizzare la piattaforma di Gateway. Per cui sembra tutto a posto, però passano pochi anni ed entrambe le aziende decidono ufficialmente di farsi concorrenza. Cadence, che faceva layout, decide di fare anche sintesi e Synopsys, che faceva sintesi, decide di fare anche layout. E in tutto ciò, vi ricordo, Alberto è cofondatore e socio di entrambe. Nel 91 hanno deciso di farsi concorrenza, perché Cadence dice Cribbio, ma allora la sintesi logica funziona. Già Synopsys dice beh, adesso noi siamo il monopolio di sintesi logica, ci vorrebbe anche la parte back-end, no? Certo. Vogliamo fare quella. Acquisiscono una compagnia che si chiama Arcsys, che era una spin-off poi di Cadence. A quel punto lì RDGeos ha detto adesso mi sento pronto, voglio fare il CEO, è andato al board e ha detto io voglio fare il CEO. Allora hanno detto ok, e quindi Harvey Jones ha preso, se n'è andato, ha fondato un'altra compagnia. Questa compagnia poi è stata acquisita da Cadence, guarda caso, si chiamava Tensilica. A quel punto, praticamente nello stesso momento, entrambe le aziende dicono ad Alberto di rimanere da loro e mollare l'altra azienda, mettendolo di fronte a un bivio importantissimo. Quindi poi a un certo punto ho dovuto decidere tra i due. Insomma, ho passato 3 mesi di inferno perché non sapevo cosa fare. Perché sono 2 figli, no? E quindi qua scegli. Strappati i capelli oggi, strappateli domani. Se tu non decidi, decido io per te. Ok, quel giorno lì la moneta era caduta sulla parte Cadence. 2025 sono ancora nel board di Cadence. Avrei dovuto fare di più qualcosa per farle fondere? Probabilmente no, perché ce l'ho messa tutta. Perché mica solo una volta, ci abbiamo provato 3 volte a fonderci. No, regret. Hai dovuto cedere le tue stock? Sì, infatti non erano neanche del tutto vestite, perché c'erano le vesting e 4 anni. E quindi ci ho lasciato un sacco di milioni. Ma neanche un po' sei riuscito a No, monetizzarli? un po' sì, certo. 3/4 sì. Però dopo 40 anni adesso valgono No, ma li ho dovuti vendere al prezzo di allora. al prezzo di allora. Invece li lasciano sul piatto Svariati. Molti. 1 perché non li ho presi tutti lo stock, e 2 perché l'ho dovuto vendere immantinentemente. Comunque, diciamo, non ti lamenti che poi anche Cadence è andata molto molto bene. Sì, no, certo, siccome Cadence è andata così, no? È andata bene, male, ogni volta che andava male, comunque come membro del board tu becchi stock, no? Poi in più, quando è andata male 10 anni fa, io ho comprato tutto quello che avevo di risparmio, ho comprato lo stock per dare fiducia al mercato. Se il founder compra le stupide azioni, forse qualcosa c'è, e lì l'ho comprata a $1. Hai pagato $1? Adesso fa 300. 300. Che anni È erano? andato a 320, 10 anni fa. Cavolo, un 300 per in 10 anni. Cavolo. Quello di Cadence sono ancora del founder stock che non ho ancora venduto, sono affezionato. Quindi Come mai è andata male? è andata male, perché da andare bene poi è andata giù così, perché a un certo punto abbiamo anche inventato un nuovo business model che si chiama subscription model, per cui tu non vendi la licenza,
ma vendi l'affitto del software per un certo numero di anni. Poi dopo quel certo numero di anni, 2, 3, lo devi rifare e quindi devi ripagare. Quello che qualcuno fa con questo modello qua è di, al posto di aspettare che il contratto finisca, lo anticipi e dici alle aziende: ti faccio lo sconto Se mi ripaghi subito. e allora cosa succede? A un certo punto tutti i rinnovi sono stati fatti e non c'è più niente nel pipeline, non hai più vendite perché lei già A meno che non vai a caccia di clienti nuovi. eh sì, ma sai, una volta che ce le hai tutte le case di semiconduttori, non dove l'unica cosa è competere con Synopsys, perché è l'unico posto dove puoi prendere più roba. Al tempo andava male, quindi per una ragione puramente commerciale, possiamo dire. Sì, assolutamente. Come mai negli ultimi anni è esploso? Allora, 2 o 3 cose. Uno è perché i semiconduttori durante il Covid sono esplosi e quindi Per forza. noi siamo a traino del settore. Ma più importante è che il CEO che è venuto dopo, che si chiama Liputan, che era un venture capitalist nel board, ha pulito la compagnia, l'ha rimessa in ordine, non solo, ma è riuscito ad assumere un PhD del CMU che si chiama Anirudh Devgan, che era tecnicamente di una bravura incredibile, ma anche era bravo a fare il manager. L'ha assunto via da Synopsys, perché Synopsys aveva acquisito la compagnia dove questo qui lavorava. Quindi arriva e rifà da zero un certo numero di tools, di strumenti che funzionano veramente bene. Appare che facciano meglio di quello che fa Synopsys, quindi apprende effetti di mercato e la compagnia cresce. A un dato punto questo Liputan scade i suoi mandati e quindi abbiamo deciso di dare il posto a questo Anirudh Devgan, che è un tecnico e che sa il fatto suo. Ed è l'attuale? Ed è l'attuale. I clienti sono ancora quelli di una volta? Sono cambiati? No, sono cambiati parecchio, ma insomma Nvidia all'epoca era un Epsilon, adesso ci comprano un sacco di tools perché sono diventati grossissimi. La compagnia più grande del mondo è Amazon, Tesla, Microsoft, tutta gente che si fa i propri chip adesso. Quando proprio chip e poi vi comprano la licenza Per per gli tu. strumenti, certo, è come se uno decidesse di fare il miniatore e a un certo punto deve prendere il piccone, no? E quindi noi siamo i picconi. In tutti questi anni Vincentelli non ha mai smesso di fare ricerca. Io ho più di 1000 lavori. Sono il più citato in Italia, sì. Sei il ricercatore più citato in Italia. Italiano, non in Italia. Ancora meglio, direi. E oltre alla ricerca ha sempre fatto da advisor per aziende, Nell'88 ho cominciato a lavorare con l'automotive. come per esempio la Magneti Marelli Auto, azienda specializzata in tecnologia per le auto, e che ai tempi stava studiando il cambio semiautomatico delle auto da corsa. Immaginati, non hai più la leva del cambio, hai questa cosa che sale e scende, ma non hai più neanche la frizione, è tutto automatico, quindi è una complicazione notevole. E dice: noi non vorremmo che la cosa si rompesse. E lì andavo alle gare di Formula 1 per vedere un po' come andava. Inoltre Alberto ha anche fatto parte della Mercedes. Perché non facciamo insieme una proposta per la Mercedes di aprire un centro di ricerca qua? E quindi ho fatto per 3-4 anni sta roba qui. Un'altra azienda con cui ha un rapporto decennale è la ST Microelectronics. Certo, ST ho cominciato nel 78, è arrivato Pasquale Pistori nell'80 e siamo diventati molto vicini, molto amici anche di tutto il suo staff, e io ho lavorato con ST per 30 anni. Conoscendo quindi anche Benedetto Vigna, cioè l'attuale CEO di Ferrari. Benedetto Vigna è un caro amico, poi era una persona che io stimavo moltissimo, infatti a un certo punto mi hanno chiesto: ma secondo te chi è che potrebbe fare il CEO dopo che se n'è andato Bozzotti? Ho detto Benedetto Vigna tutti i giorni, e invece non gliel'hanno dato per l'alternanza Francia-Italia, e allora è arrivato Elkann e gli ha detto: senti, abbiamo sentito parlare molto bene di te, ti andrebbe di fare il CEO di Ferrari? Sì, però l'ha fatta andare molto bene la Ferrari, tanto è vero che adesso Le scoppe sono volate. vale 78 miliardi la firma. E tra l'altro, se siete interessati alla storia di Benedetto Vigna, che da ST Microelectronics è diventato CEO di Ferrari, ho fatto un video con lui. E in tutto ciò Alberto ha anche conosciuto tutte le leggende della Silicon Valley. Ho conosciuto Steve Jobs, ho incontrato Bill Gates, quelli storici li ho visti un po' tutti. Oltretutto poi ho vinto una fila di premi molto importanti, e chi scriveva sempre la lettera di raccomandazione era Pat Gelsinger, no? Certo. E una me l'ha scritta anche Benedetto. Per non bastare, Alberto non ha mai smesso di fare avanti e indietro con l'Italia, dove adesso insegna anche. Poi ho conosciuto molto bene Enrico Cuccia, no? E dice: mi chiamo Cuccia. Oddio, è lui. Enrico Cuccia è stato una leggenda, fondatore di Mediobanca e re della finanza in Italia nel XX secolo. Lui voleva aiutare nel mondo delle start-up, ci teneva molto a introdurre il circolo virtuoso, no? Tu
hai un'azienda, va bene, e ti fai quotare. Invece in Italia non si fa quotare nessuno. E lui dice, ma ci sono miriadi di compagnie che fanno tutte la stessa roba, ma perché non si mettono insieme? E dice, vai un po' a vedere. Ok, boss, è andato a vedere, è una roba da non credere, perché non neanche a sparargli nelle gengive si volevano mettere insieme. Erano tutti parenti poi. La stessa filosofia torna anni dopo, quando in Italia nasce il Fondo Strategico Italiano, di cui Alberto San Giovanni Vincentelli ha ricoperto il ruolo di presidente del Comitato Strategico. In questa posizione ha contribuito a definire le strategie di investimento del fondo, che serviva appunto ad aiutare le imprese italiane. Cosa consiglieresti a un ragazzo giovane che vuole mettersi in gioco, è appassionato di tecnologia, ha studiato all'università, vuole fare il dottorato, andare all'estero, rimanere in Italia, cosa perseguire, come comportarsi nel mondo che la tecnologia oggi è così, domani è così? Appunto, cioè lo sai quello che penso. I fondamentali. I fundamentals. E anche l'università non deve cadere nell'errore di super specializzare, perché sennò diventa una scuola tecnica. Io molte cose che ho fatto sono molto interdisciplinari. Se non avessi avuto un'educazione politecnica alla mia epoca, in cui mi sono fatto scienze dei materiali, mi sono fatto chimica, mi sono fatto fisica, mi sono fatto tutte quelle cose lì, non avrei mai potuto fare quello che ho fatto. E consiglieresti di andare all'estero? Un ragazzo? Assolutamente sì, cioè nel senso che una cosa senz'altro l'Erasmus tutti i giorni. L'Erasmus è una cosa positiva, sì. Enormemente positiva, perché vedi come funziona negli altri posti, no? Cioè, su 6 mesi non è abbastanza per farti una vera esperienza. E poi io dico sempre, è una stupidata dire portare i cervelli o la fuga dei cervelli. C'è la circolazione dei cervelli. Il ricercatore è cittadino del mondo, è cittadino del mondo. Vai dove c'è quella cosa che ti serve per avanzare. Quindi se sta in Cifriconia, vai in Cifriconia. Se c'è in Russia, vai in Russia, no? Se c'è quel professore, quel tipo di ricerca che è più avanzato al mondo, io vado là, e se mi interessa fare quello, no? E qui ci colleghiamo appunto ad ISNAF, che potremmo chiamare la fondazione degli scienziati italiani in America. ISNAF nasce nel 2007 da un'idea di Giorgio Einaudi, che era l'attaché scientifico italiano, il quale aveva visto c'erano tanti di noi, insegnavano, facevano ricerca nell'industria americana, e ha detto, ma perché non aggreghiamo queste persone in modo tale che facciamo una specie di club dove ci mettiamo in mente di aiutare l'Italia da qua. E quindi sono stati 36 membri fondatori, c'erano il premier Giacconi nel premio Nobel di fisica, poi c'era Dulbecco, premio Nobel di medicina, che lavoravano qua. Quindi io ho fatto presidente di questa cosa per 3 anni. In pratica ISNAF aiuta gli studenti italiani ad andare a studiare all'estero nelle migliori università americane, utilizzando appunto il network di studiosi e professori in America e i loro agganci con le università italiane e americane. Abbiamo fatto questi grants per permettere ai giovani di venire qui. Sì, delle borse di studio. Delle borse di studio, sì, e poi di aiutare le persone che vogliono venire qua offrendogli del mentorship di qualche tipo. Ma l'altra cosa è che abbiamo cominciato a metterci in collaborazione con le università italiane, sempre con l'idea di cercare collaborazioni qui. Sì, visiting students, no? Visiting students e compagnia, perché comunque io per esempio ne ho presi un bel numero di studenti italiani, ma completamente in modo indipendente, no? Da solo. E invece se tu hai un'istituzione dietro è più facile. E quindi se sono uno studente italiano Ti applichi, vai sul sito di ISNAF, vai a vedere cosa è disponibile, ce ne sono 6 o 7 di queste opportunità. Oppure chiedi alla tua università, io vorrei andare in Silicon Valley, visto che tu hai questo rapporto con ISNAF, come posso fare? Parlare così a lungo con Alberto San Giovanni Vincentelli è stato un onore. Lui non solo ha visto il mondo cambiare ripetutamente, assistendo al progresso tecnologico che ha permesso alla tecnologia attuale di fare quello che riesce a fare, ma ha avuto anche un ruolo attivo in tutto questo cambiamento. E poter sentire le sue esperienze di prima mano è veramente interessante. Per cui spero che questa chiacchierata vi abbia ispirato e mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella se non volete perdervi video con gli altri italiani che ho intervistato in Silicon Valley.